Ho necessità di sostituire la corda della tapparella perché è completamente sfilacciata. Tiro su tutta la tapparella fino in alto e visto che la cinghia è rotta, la blocco un attimo alla finestra per tenerla in posizione. La cosa da fare è bloccare la tapparella per fare che non cada una volta che ho tolto la cinghia. Quindi prendo un cacciavite, lo inserisco in una scanalatura e faccio in modo che lui forzi in questo modo così. A questo punto io posso anche tagliare la cinghia. La cinghia ormai non lavora più, quindi la posso anche tagliare tranquillamente. Vedete, è andata in trazione, questo è bloccato contro il cassonetto e non c'è pericolo che si sganci. Possiamo tagliarla anche qua. Ecco, abbiamo tirato fuori la corda. Qui ci dovrebbe essere, ecco, ce n'è un altro di buco qua sotto, così c'è più comodo. Adesso prendo la corda nuova, prendo una cinghia di buona qualità per finestra, perché questa non è una porta finestra, quindi quella da 5,5 metri. Vi dico, prendete quelle in stoffa, non quelle in nylon. Quelle in nylon tendono a scivolare, questa invece è molto più robusta. Prendo la corda nuova e gli faccio fare un giro, gli do una piega così e facciamo fare un giro intero. Ecco, abbiamo fatto fare un giro. A questo punto posso mettere, piego un po', dovrei riuscire così, e facciamo andare nella fessura. E facciamo un nodo. Portiamo in posizione la corda tirandola. Ecco fatto. Adesso in pratica cosa ci troviamo? Ci troviamo che la corda, se è entrata dentro nella puleggia, ha fatto un giro completo, così praticamente non viene mai tagliata dalla puleggia. Adesso, prendendo l'altro capo, possiamo infilarlo nel buco che c'è nel cassone. Facciamo scorrere tutta la nostra corda completamente. A posto. Adesso, tenendo la corda ben salda con le mani, possiamo sganciare il nostro cacciavite e cominciare a far scorrere la tapparella. Per fare che non si sfilacci la corda, io uso questa tecnica: prendo un accendino e gli do una leggera scaldata. In questo modo sono sicuro che la corda non si sfilaccerà mai. Abbiamo tagliato la corda a circa 50 cm l'avvolgitore e adesso a questo punto, con un punteruolo, andiamo a fare il foro che poi ci servirà per la vite che troveremo che blocca la cinghia. Io lo faccio prima, così non ho l'ingombro in mano dell'avvolgitore. Mi sono messo il guanto perché da ragazzo mi sono tagliato facendo sto lavoro e quindi adesso ho l'ossessione di non farmi male. Ovviamente solo sulla mano sinistra, perché la mano destra mi serve per usare le viti. Quindi allora noi possiamo togliere la corda da qui. Dobbiamo tirarla perché sennò non esce il rullo, quindi bisogna metterla sotto tensione. Svitto le due viti, quella superiore e quella inferiore, dell'avvolgitore.
e lo estraggo. Se era tutto arrotolato non saremmo riusciti. Allora lo tiro tutto completamente. Vedete la vite di cui parlavo? Adesso lo blocco bene con la mano salda, quella del guanto, e svito la vite. Appoggio un attimo in sicurezza, tolgo la corda e nello stesso modo faccio entrare la corda nuova, facendo attenzione di metterla dritta. La faccio passare sotto le dita, ok, e rimettiamo la nostra vite nel punto del buco che avevo fatto, vedete? Così rimane tutto molto più semplice. A posto. Adesso possiamo rimontare il tutto. Facciamo una prova a vedere se si avvolge bene. Ecco, ovviamente se non dovesse tirare a sufficienza bisogna dargli qualche giro ancora alla molla che c'è. Prima sotto e poi sopra. E adesso facciamo il collaudo.